Nel corso della storia abbiamo assistito all'eterna lotta tra scienza e spirito, tra il pensiero scientifico, con il suo metodo rigoroso, e la disciplina interiore, intima, dello spirito umano. Vediamo in questo video come nel futuro ci può essere un punto di congiunzione tra questi due aspetti dell'essere umano. Questa lotta ormai non si svolge più nelle piazze medievali, con i predicatori nelle strade o con i grandi luminari scientifici, ma si svolge nelle piazze digitali, i social network. Le persone continuano ad affrontarsi sulla questione scientifico-spirituale, proprio perché questo conflitto vive ancora nella mente dell'uomo. Nel Medioevo, ad esempio, epoca dogmatica, oscura, la disciplina spirituale e il potere ecclesiastico dominavano la vita e l'anima degli individui. Ogni gesto quotidiano era dominato non solo da un credo intimo, ma dall'apparire religioso esterno. Eppure, per quanto quel periodo può sembrarci cupo, l'uomo godeva di una relazione spirituale molto diversa dalla nostra. Era molto più propenso ad assorbire verità religiose, spirituali, e portarle nel proprio interiore. Il problema del dogma religioso è che, pur offrendo struttura, finisce per generare ribellione, una ribellione data dalla voglia di libertà interiore delle persone. Tuttavia quella struttura, in una coscienza ancora disorganizzata, ha svolto una funzione ben precisa, ha dato ordine al mondo interiore e al sentimento. Oggi quella forza nel mondo moderno si sta poco a poco dissolvendo. Il dogma non ha più quel potere, la religiosità non ha più quel potere, si sta spostando tutto in un'altra direzione, la direzione di una maggiore libertà interiore. Però l'uomo che non ha dimestichezza con questo inizia a sentirsi smarrito, inizia a sentirsi senza direzione, cerca di porsi delle domande, ma quando subentra in lui un senso spirituale, viene frenato dall'idea dell'antico dogma religioso, della Chiesa cattolica, della religione come norme e anche dalla storia di quello che hanno fatto le istituzioni. Tutto questo è solo un freno alla sua libertà spirituale interiore. La domanda cerca di sorgere, ma viene frenata da tutti questi aspetti. Quando questi freni poco a poco si dissolveranno e queste forze saranno meno presenti nello spirituale dell'uomo e potrà porsi delle domande in maniera più libera, allora l'uomo inizierà a coltivare delle verità interiori in maniera intima, in maniera autonoma e individuale. La scienza invece, dalla rivoluzione scientifica, ha portato un'altra forma di struttura, una struttura molto forte e rigorosa. Ha plasmato il pensiero secondo il criterio della prova e della constatazione. L'uomo moderno vuole verifiche chiare, dati evidenti in ogni campo, vuole vedere, toccare con mano, sperimentare e dare prova dei suoi esperimenti. La fiducia interiore è diventata evanescente, sostituita dal bisogno di osservare e dimostrare. Questo criterio ha arricchito enormemente la conoscenza umana, ma ha generato un nuovo dogma, il dogma scientifico del pensiero. Quindi l'uomo oggi si trova schiacciato tra due forze. Da un lato un pensiero intellettuale rigidissimo, quasi esclusivamente scientifico. Dall'altro un'interiorità che conserva ancora antiche tracce di una religiosità che però non viene coltivata o che viene respinta. Il risultato è uno smarrimento totale. Dallo smarrimento ne deduce una grande influenza delle grandi masse, di come si muovono le grandi masse e come influenzano tutte queste personalità che si trovano un po' smarrite, che non hanno un centro e una direzione ben precisa. Però come il dogma religioso si è dissolto, poco a poco perderà forza anche il dogma scientifico. A quel punto l'uomo però non dovrà abbandonare il rigore intellettuale che ha acquisito, anzi dovrà metterlo al servizio con maggiore libertà morale, ma poiché è qualcosa di naturale, sarà anche spinto alla ricerca interiore, a cercare ciò che vive nel suo interiore, a porsi delle domande esistenziali che sono la porta per la conoscenza interiore. Perché ogni conoscenza scientifica non annulla il mistero, lo amplia. Ogni nuova conoscenza, come dice Ungaretti, getta l'uomo nel desiderio di scoprire ciò che è ancora occulto, ciò che ancora non conosce. La nuova epoca che si apre davanti a noi sarà affascinante. Il rigido schierarsi da un lato o dall'altro perderà potere. Anche lo schierarsi politico destra e sinistra perderà potere. Ormai queste due parti politiche non rappresentano quello che rappresentavano una volta. Anche schierarsi dal lato scientifico-spirituale perderà valore. L'uomo del futuro vorrà complementarsi di tutti
tutti gli aspetti. C'è chi sarà più improntato a coltivare uno studio scientifico e chi uno studio spirituale, ma ognuno dei due vorrà conoscere il sapere dell'altro. L'uomo evoluto del futuro studierà scienza e spirito insieme, studierà la scienza con spirito. Questa unione sarà la vera forza dell'evoluzione umana, perché dentro l'uomo esistono delle forze, delle energie morali e spirituali che possono vivificare tutta la sua esistenza. La comunione tra scienza e spirito, libera da dogmi antichi, sarà la porta d'ingresso a una nuova epoca. Un'epoca in cui l'uomo scientifico e l'uomo spirituale non saranno più nemici, ma alleati nella stessa ricerca, alleati nello stesso scopo. L'uomo potrà unire la conoscenza esteriore e la conoscenza interiore attraverso due vie complementari. Lo studio esteriore, quello scientifico, osservare i fenomeni naturali con metodo rigoroso, esperimenti, misure, analisi. Questo sviluppa la disciplina del pensiero, la capacità di giudicare in modo obiettivo e di ordinare le conoscenze. La seconda via è lo studio interiore, quello spirituale. Coltivare una concentrazione, una meditazione interiore, uno sguardo della realtà meditativo, non solo la meditazione a gambe incrociate. Intuizione morale. Questo sviluppa tutte delle facoltà interiori, sviluppa un potere che l'uomo ha ma non sa di avere, sviluppa un'elevazione di pensiero che lo aiuta in tutti i campi. Si tratta di un'elevazione dell'io, il nostro io cosciente. Iniziamo a percepire interiormente delle leggi spirituali che governano la vita e la natura. A questo punto si possono fondere le due vie. L'esoterismo ci insegna che la vera conoscenza dell'uomo e del mondo, quando l'osservazione scientifica si integra con quella spirituale, l'uomo non si limita a vedere il fenomeno esterno, ma ne comprende anche il significato spirituale, una radice spirituale del fenomeno esterno. Inizia a comprendere delle forze invisibili che lo sostengono. Questo richiede allenamento interiore e metodo esteriore insieme, cioè disciplina del pensiero più lo sviluppo dell'intuizione morale e spirituale. Non è un percorso semplice, ma bisogna capire che l'uomo limitato al solo pensiero scientifico o al solo pensiero spirituale perde il 50% del proprio potenziale. L'uomo potrà tornare a sentire le forze morali e interiori, gustando ancora di più le scoperte scientifiche e la conoscenza della materia. Sarà ancora più affascinante riscoprire le antiche conoscenze esoteriche, e per esoterico si intende tutte quelle conoscenze, discipline che studiano l'interiore attraverso il risveglio di facoltà particolari spirituali. Queste antiche tradizioni, queste nuove facoltà, unite al mondo materiale, potrà far esprimere nell'uomo il suo vero potenziale. Sta a noi aprire sia il pensiero che l'interiore, alla scienza e allo spirito, per vivere veramente la completezza dell'esistenza. Fino a quando i popoli non avevano conoscenza moderna della natura e della tecnica moderna, era salutare che i massimi insegnamenti venissero comunicati in immagini religiose, rivolte al sentimento. Oggi l'umanità ha bisogno delle stesse verità, ma in forma intellettuale. L'uomo non deve più rimanere prigioniero tra conoscenza e fede. Oggi si può essere allo stesso tempo scienziato moderno e ricercatore dello spirito. Occorre però essere entrambe le cose, nel vero senso. You